Le aree naturali protette hanno un ruolo cruciale nel mantenimento della conservazione della biodiversità e tutela degli ecosistemi. La loro gestione prevede un approccio di tipo integrato e coordinato. La necessità di preservare alcune porzioni di territorio dal degrado e dal sfruttamento immediato delle risorse porta a considerare solo l'ambiente integro, a poter assorbire quello che è l'impatto antropico e assicurare nel tempo il mantenimento delle risorse. È necessario una gestione dell'area protetta considerata in una logica di sistema. La connessione di sistema tra le riserve naturali favorisce lo scambio tra le specie genetiche, evitando l'isolamento delle popolazioni e consolidando la resilienza ai cambiamenti climatici. Tuttavia è fondamentale che l'interazione tra l'uomo e l'ambiente, cui riporta il programma MAB, Uomo e la biosfera, volto a dare una base scientifica a quelle attività di impulso, attività di resilienza, attività di protezione, oltre che conservazione delle risorse della biosfera. Le riserve della biosfera sono riconosciute a livello internazionale e rappresentano dei modelli di gestione integrata, coinvolgendo comunità locali, istituzioni ed interessi economici per la protezione degli ecosistemi. È necessario considerare in questa rete sistematica e coordinata ed integrata delle riserve naturali che l'area protetta, oltre a rafforzare una cooperazione scientifica, può dare impulso a quelle pratiche di conservazione, di resistenza agli impatti antropici attraverso quello che sono uno scambio genetico delle risorse, e quindi ad evitare quell'isolamento proprio delle popolazioni, e c'è un'interazione sempre più proficua tra l'uomo e la natura. Dal punto di vista invece dei portatori di interesse che hanno la necessità di salvaguardare da un lato la tutela ambientale e dall'altro lo sviluppo delle attività economiche locali, come ad esempio il turismo sostenibile, che può dare input a processi di governance partecipativa che permettono quindi di integrare diverse esigenze in una strategia comune della gestione del territorio. Tutti questi temi sono ampiamente trattati e discussi durante il corso che si svolge presso il Centro di Eccellenza per la Tutela Ambientale. I lavori iniziano con la presentazione delle attività svolte in materia di tutela e conservazione dell'ambiente, che avviene tramite le articolazioni della grande unità forestale, ambientale e agroalimentare dell'Arma dei Carabinieri. Le lezioni sono improntate anche a dare un impulso ai corsisti che provengono da diversi paesi
dal punto di vista di uno scambio specifico sulle materie ambientali che sono rappresentative dei Paesi partecipanti. Tutto questo può avvenire grazie alla scelta di docenti che hanno esperienze pluriennali nella materia ambientale nei vari settori di provenienza.